Beh, dopo un po' di scalini siamo arrivati nel centro storico di Peschici, che è un incanto, ragazzi, è veramente un incanto. Sometimes things just happen, and it's not always your fault. Sometimes things just happen. Abbiamo trovato un posticino. Davide desiderava la pizza, il polpo me lo mangio un altro giorno, lo accontentiamo, in un posto dove sicuramente i prezzi sono anche abbastanza onesti. Che dici, Rita? Vero? Meno male, abbiamo trovato il posto giusto. Abbiamo preso su base margherita pomodorini e prosciutto io e Davide, e Rita Scaglie di grana. e anche scaglie di grana, e Rita una vegetariana. Prezzi ottimi, perché dipende da dove ti siedi qua, partono 25 euro un primo. Devo dire, le nostre sono proprio le migliori. Quella di mamma è... No, sono belle tutte e tre, e poi è anche piccolina e sono contento che non sia gigantesca. Grazie. Mi bevo una bella Peroni, salute. Salute a tutti, amici. 3 pizze, 3 birre, acqua naturale, basta, vero? Sì. 35 euro alla grande, va benissimo. Sometimes things just happen. It's not always your fault. Mentre passeggiavo per Peschici ho visto una vecchia pasticceria tipica del posto dove avevo mangiato un dolce un giorno. È Pasquale che ci segue, ciao Pasquale. Stava mangiando lo stesso un dolcetto fuori, mi ha ispirato subito. Io ho preso dei cannoli siciliani, nonostante siamo... Pasticciotto si chiama, Sì, è tipico del sì, posto, sì, il cannolo siciliano. Sì, sì. Però Cannolo, ottimi. però il pasticciotto è più tipico, più di questo. Ciao Pasquale, Ciao, grazie, ciao. È grazie. stato un piacere. Grazie. Do you wanna let this one go? Do you wanna let this one go? Stiamo scendendo giù a caso. Caso, No, a caso. Non sappiamo dove andare. ma io credo che si passi da qui. Una cosa è certa. Stiamo rientrando al camper piano piano, poi se troviamo una navetta che ci porta bene, se no arriviamo a piedi in un quarto d'ora, è qui sotto praticamente. Bisogna vedere se la strada è questa, dovevamo già scendere per le scale da questa parte. Si sveglierà con la divisa. Pizza digerita? Sì, Dado va per inerzia. Stanchi? Sì. Ragazzi, guardate, eravamo lì sopra, siamo tornati a piedi, stanchi, però digerito anche un po' la pizza, quindi va benissimo. Vado a destra. Ma che sbatti? Destra. A destra. Dado. Arrangiati. È quello scemo. Dado. Buongiorno a tutti amici, mercoledì 12 luglio, c'è caldissimo, risveglio a Peschici, ma facciamo colazione, nel frattempo che si prepara Rita, lavoro un po' e partiamo. Scendiamo a Vieste e cerchiamo di visitare
senza avere troppa fretta, però una volta che l'abbiamo visitata Peschici e la spiaggia ci spostiamo, quindi dicevo cerchiamo di visitare tutte queste belle cittadine in questi giorni, una al giorno, perché ho diversi consigli, ho messo diversi cuoricini su Maps e voglio visitare anche tanti altri posti, anche nell'entroterra, negli Appennini, qualche borgo di montagna. Perciò toccata e fuga, guardiamo, visitiamo e ci spostiamo, senza rimanere troppi giorni nello stesso posto. Tra l'altro così ci piace molto, è più impegnativo ma ci piace di più, è più entusiasmante, vediamo più posti. Colazioni, il mio uovo, spremuta fatta, c'è caldissimo come vi dicevo, adesso mangio e si prosegue. Vi dico anche i gradi per non mancare proprio di nulla, guardate, 28 gradi, ne avevamo 22-23 nei parcheggi precedenti, 22-23, sono già 6-7 gradi in più. Sono le 8:15 e sto sbaraccando tutto. Abbiamo un parcheggio a Vieste a mezz'ora da qui. Vieste va visitata. Ci sarebbe miliardi di cose da fare qui, ma siamo in una stagione dove c'è troppa calca, troppe persone, troppo turismo, troppo caldo. Qui bisognerebbe venire a maggio e visitare tutto a maggio o a ottobre, sarebbe stupendo. Quindi noi faremo proprio le città più belle, le città più famose e ci muoveremo rapidamente. Adesso tolgo tavoli, sedie e tendalino, questo di Rita lo togliamo. Tieni Rita il tuo costume. Tieni, buongiorno anche. Buongiorno. 10 minuti, tendalino tolto, sedie tolte, pronti per partire con la collaborazione Speciale. del grande Dado, guest Dado. Adesso si paga alla reception una notte e ce ne andiamo. Dado mi dà il borsellino che è qui sopra, che è qui. Buon lavoro, Ciao. alla prossima. Te ne parti già? Sì, subito in viaggio. Allora buon Grazie. Ci hanno fatto anche uno sconto, non ci hanno fatto pagare una tassa di soggiorno, quindi ci ha fatto uno sconto forse di 6 euro, forse era 2 euro a testa, 1,50 euro a testa. Quindi grandi e grazie. Adesso mezz'ora e siamo a Vieste. Rita ha fatto i piatti in marcia oggi, sempre peggio. Sempre più sclerati dal caldo. Sempre più sclerato tu. Sì, io. Tu invece sei. Siamo tornati in Grecia. Sì. Sembriamo tornati in Grecia. 50 gradi. Adesso ti faccio vedere dove torniamo. Torniamo a 1300 metri sugli Appennini, dato. Foresta Umbra, Vieste, Mattinata, Manfredonia. Sarebbero tutte belle da visitare, ma noi visitiamo solo Vieste, credo. Manfredonia, Mattinata, le saltiamo. Torneremo un'altra volta a maggio o addirittura ad aprile e allora qui è stupendo, non c'è nessuno, fresco, allora sì che fa piacere passeggiare in una cittadina. Ma adesso ragazzi sono zuppo di sudore, è diventato non più un viaggio di piacere questo tratto, ma quasi un lavoro, perché siamo scomodi in camper con queste temperature. L'anno scorso in Grecia stessa identica cosa, a un certo punto non ce l'abbiamo più fatta, abbiamo salutato la Grecia e siamo saliti in Abruzzo, siamo saliti nel Parco Nazionale del Gran Sasso a 2200 metri se non sbaglio, perché a un certo punto hai bisogno di fresco per vivere. Che boschi qua nel Gargano, è una strada impervia, curve e boschi. Qui avevamo trascorso una vacanza 4 anni e mezzo fa, prima di iniziare questa vita. Avevamo preso una casettina in un residence qua vicino, adesso non ci ricordiamo il nome, ma ci siamo ricordati subito di questa strada. Eravamo stati, sì, forse era quello, sì, bello. Eravamo stati anche molto bene. Eravamo venuti in macchina, Davide era piccolino. Ci siamo anche ricordati di una bella mangiata in questa braceria. Qui si usa
mettere la macelleria a fianco al posto dove poi te la arrostiscono, quindi entri nella macelleria, scegli la carne che vuoi, la porti all'arrostitore, lui te la arrostisce, poi ci sono dei bei tavoli, una bella tettoia di legno, avevamo mangiato così molto molto bene a poco prezzo, perché immaginate, compri la carne in macelleria, magari c'è un piccolo aumento perché te la arrostiscono, ma davvero economico. Comunque, detto questo e ricordato tempi passati, siamo a 5 minuti 3,1 km da un parcheggio a Vieste, proprio a Vieste, un camping. Sicuramente dal camping poi potremo visitare la città agevolmente. Siamo veramente arrivati a Vieste, siamo nella spiaggia principale. Ricordo molto bene tutte queste zone, molto bene. C'è tanta gente, sono le 9 del mattino e c'è già tanta gente in spiaggia, immaginatevi mezzogiorno l'una. Baia degli Aranci Village. Ragazzi, ci troviamo nel campeggio oppure hotel, c'è scritto Hotel Baia degli Aranci, è di fronte al mare ed è vicino a Vieste per poterla visitare. C'erano altri parcheggi, però poi non saremmo potuti arrivare nella città, qui invece con una passeggiata ci dovremmo essere in pochi minuti. Siamo arrivati in un camping che avevo segnato, ma ce ne siamo anche andati perché prezzi paurosi, ma neanche ci piace, quindi ci vogliono 38 euro a notte per me, Rita e Davide il camper, più ci vogliono altri 3 euro a persona per usufruire dei servizi del camping. Cioè, dopo che pago 38 euro al giorno devo pagarne altri 3,69 per poter andare in piscina, per poter... Oh, mi sembra assurdo. Vabbè, comunque, a prescindere da questo, che non mi piace chiudermi in un campeggio, quindi stiamo provando ad andare in un posto che ho visto mentre venivamo qui verso Vieste. C'è una bella spiaggia con un parcheggio a pagamento di fronte, e poi per visitare Vieste non so come faremo, perché il camper non so dove lo lasceremo, ci pensiamo dopo. Adesso proviamo a goderci la giornata, poi pensiamo a Vieste. Qua la spiaggia è bella. Qua stavamo valutando, vedete, ci sono 3 camping a Vieste e costano tutti intorno alle 50 euro al giorno per poter parcheggiare una notte. Guardate anche questa spiaggia, che bella che potrebbe essere, ma è piena, strapiena di ombrelloni. Ci sono solo stabilimenti balneari, cioè spiaggia libera non ce n'è. Abbiamo optato per questa area camper in piano, parzialmente all'ombra, di fronte a una spiaggia, un po' lontano da Peschici, però magari c'è una navetta che ci porta. Adesso mi informo, chiediamo ai proprietari e chiediamo anche quanto costa. Allora vado a prendere il documento, qui è 25 a notte, tutto compreso, quindi molto meglio. Adesso gli chiedo per quanto riguarda un passaggio a Vieste. Lui, ragazzi, è Costantino, mi sta aiutando a compilare il modulo, lavora qua. Quanti anni hai, Costantino? 16. Sei un giovanotto, eh? Mi ha detto Costantino che qua sotto nella spiaggia c'è anche un ristorantino, si dovrebbe anche mangiare bene. È un'area sosta molto carina, poca gente, curata, c'è l'essenziale, ci sono le docce, c'è la possibilità di caricare e scaricare, quindi staremo molto bene. Abbiamo pagato 25 euro a notte, tutto compreso, come vi ho già detto. Ho preso anche una tessera per poter aprire il cancello, quindi entrare e uscire quando voglio, perché loro ci sono sino all'1 meno un quarto e poi rimani fuori. Però se andiamo a visitare Vieste non è che siamo molto mondani noi, però magari è possibile che torni all'1 meno 5 e allora all'1 meno un quarto hanno chiuso. Abbiamo pulito tutto il camper, siamo all'ombra, vedete, questo serve, ci aiuta. Chi è questo bellino che vedo qua sotto? Siamo arrivati all'ora di pranzo, è l'1 meno 10, ci sono 32 gradi qua, e per fortuna che siamo sotto questa tettoia e un telo che mettono sopra questa impalcatura, e creano dei parcheggi ombreggiati in questo modo.
Dicevo per fortuna, perché c'è anche una bella arietta e non si sta affatto male. Comunque il pranzo è pronto, vero? Sì. Cosa abbiamo di buono? Facciamo la pasta col sugo. Eccola qua. Poi abbiamo la carne Ah sì. in bianco e la verdura. Va bene, e poi ce ne andiamo subito al mare. poi ce ne Abbiamo andiamo al approfittato di Una questo fritta. parcheggio. Ho lavorato un po' per fortuna in questo parcheggio, perché è impossibile lavorare con queste temperature chiuse in camper, senza clima, noi non ne abbiamo. E invece, ripeto, qua mi ha consentito di stare chiuso in camper un paio di ore. Vedete questa copertura? Questa ci salva veramente. Potremmo addirittura mettere anche l'ultima parte più in là, perché intanto non viene nessuno, non è che si mettono davanti a noi, e occupi, te ne stai proprio all'ombra. Sì. Vero? E poi comunque dopo pranzo subito al mare, la spiaggia è qui sotto e sino alle 6, alle 7 di sera a godercela un pochettino. Oggi abbiamo fatto una chiacchierata con un ragazzo che era parcheggiato qui alla nostra destra, come questo camper qui, ma era un altro. E lui c'era 3 giorni, ha detto che è stato benissimo. E mi ha detto anche che c'è un ristorante proprio di questa gestione in spiaggia. Ho chiesto se si mangiasse bene, mi ha detto di sì. E poi abbiamo parlato dei prezzi. Mi ha detto, ah, in 3 con 100-110 euro te la cavi. Guardate dove mangiamo noi, in camper, altro che 110 euro. Come mi ha detto 110 euro, mi è passata la voglia. Andiamo stasera a Vieste, ci mangiamo un'altra fesseria come ieri, 30 euro, in 3. Ieri 35 e noi stiamo bene così. 110 euro mangiare fuori mi prende male. E abbiamo anche la torta del compleanno di Totino. È vero, abbiamo anche la torta, perché abbiamo mangiato poco oggi a pranzo. Da finire. Un piattone di pasta, pancetta qui. No, vabbè, l'ho sgrassata tutta. Mm. No, non era niente di no, che. ma porca miseria. No, vabbè. Vabbè, non è che fosse neanche light, Ragazzi, mi mangio anche la tortina, già squagliata, tolta 3 secondi fa. Ragazzi, pranzo e riposino fatto. Questo è un super parcheggio, c'è un fresco sotto quelle tettoie. Adesso ci facciamo un bel bagno al mare. Il mare dista pochissimo, attraversi la strada e scendiamo già in spiaggia. Praticamente scendiamo lì giù e siamo in spiaggia. Poi per andare invece a Vieste bisogna scendere in questa strada, 2 curve e si arriva nel lungomare. Seguendo tutto il lungomare si arriva nella città. Che meraviglia qua sotto, amici. Adesso ci rinfreschiamo per bene. Non stiamo avendo molta fretta di pomeriggio, perché c'è troppo caldo, non ha senso. E quindi ci stiamo riposando un pochettino, anche perché non è che stiamo dormendo strabene, nel senso andiamo a letto tardi, d'estate si va a letto tardi, mi sveglio sempre presto e quindi un riposino di un'oretta di pomeriggio mi fa molto bene. Si fanno queste scale e c'è già la spiaggia, andiamo in fondo che è la parte libera. È bella questa spiaggia, guardate che mare, guardate che mare. In lontananza un trabocco bellissimo ancora da filmare. Mega bagno. Venite che vi butto in acqua. Mi vuoi buttare in acqua? Venite. Presi. E adesso non potete scappare. Addio. È tutto scemo, è tutto scemo. Guarda che lo affoghi davvero. Posso denunciarti. Ho le prove, ragazzi. Non spegnete video. Basta? A domani? A domani? Col bagno? No, Margherita. No, Margherita. Ciao, Margherita. Adesso stiamo andando a vedere un trabocco che c'è qui sulla parte destra della spiaggia, perché mi piacciono moltissimo, davvero caratteristici.
abbiamo perso tutti quelli del Molise nella costa dei Trabocchi. Quelli li abbiamo persi perché era una costa impraticabile per i campi. Dovevamo parcheggiare solo nelle aree sosta e niente, siamo andati oltre. Però ce n'è uno qui perfettamente mantenuto intatto, non credo che funzionino ancora per lavorare, non credo, però non è detto. Sono enormi, guardate tutta la struttura che c'è, ma chi ha inventato qualcosa del genere? Incredibile, a parte aver piantato tutti i pali qua nella roccia. Vivi un'esperienza unica al mondo, pur viaggiando una vita intera nessun altro luogo potrà offrirvi nulla di simile. Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, durata un'ora circa, turni ore 17, ore 18, ore 19. Il Trabocco di San Lorenzo è antico di secoli ed è riconosciuto patrimonio storico-culturale della regione Puglia. È stato il protagonista indiscusso dell'economia della pesca sul Gargano fino alla metà del Novecento. E ha da raccontare 1000 storie di pesca, di dura fatica, delle speranze di generazioni di abili pescatori e soprattutto dell'impegno e ingegno umano proteso verso un mare amico e generoso, ma al tempo stesso impietoso e distruttivo. Dove c'è bianco, c'è rosso, non c'è completo. È più fredda che il bianco. È sicuro che è più profonda, capisci? Adesso vai lì e ti tirano su con le reti. Un signore gentilissimo del posto ha chiesto a Davide se voleva fare un bagno con lui e se lo stanno facendo qua sotto il Trabocco. Adesso mi sa che mi butto anch'io e vi faccio vedere il Trabocco dal mare. Eccoti qua. Ah, c'hai la camera pure sott'acqua quella di qua. Eh sì. Hanno alle 6 una dimostrazione di pesca e stanno preparando, ci sono già le reti parzialmente in acqua. Quelli che ci sono in Molise ormai sono tutti adibiti a ristoranti, questo invece è perfettamente funzionante. Guardate che reti gigantesche. Mi ha raccontato il signor Vincenzo che da un trabucco, perché i trabocchi sono molisani e i trabucchi sono pugliesi, e da un trabucco come questo ci campavano anche 5 famiglie. Tuttora in inverno vengono e pescano ancora qualcosa, ma in estate è solo per dimostrazioni, come una specie di museo. E adesso ci facciamo un altro bagnetto sotto il trabucco. Sotto il trabucco. Un trabucco. Rita, se mi butto da qui, spostati un po'. Ah, che bella, ti stempera. Bello, ai piedi del trabucco. Che bella struttura, Sei salito? No. Mamma, aspetta, provo un altro test di apnea, che il primo non è andato bene. Rita fa un paio di chiacchiere con i suoi conterranei nei pugliesi. Vedete come funzionava? Lì sopra c'è un palo e diverse persone girano e tirano sulla rete. Ovviamente al giorno d'oggi non c'è manco un pesce, che è grande però la rete.
7 di sera, ci siamo gustati e goduti il sole che è splendido. Adesso con un po' di musica mi stavo addormentando, che relax, temperature ideali. E poi abbiamo visto il trabucco, come tirano sulle reti, un po' di storia del paese. Adesso rientriamo, doccia e andiamo a visitare Peschici. Che ne dite? Andiamo? Venite? Gliela facciamo vedere Peschici. Li portiamo tutti quanti. Ma che Peschici? E Vieste. Rientriamo dall'asfalto, molto più comodo anziché passare nella scogliera scivolosa. 3 minuti e siamo in camper. Docce, ci prepariamo e poi una bella passeggiata sino a Vieste. Adesso 3 docce, 1,50 €, anche qui 50 centesimi le docce calde. Ok Rita, puoi uscire e qui hai le prese, vedi che hai la corrente? Quindi ti puoi asciugare i capelli, piastrare, fare tutto qui, hai specchi e corrente, così non muori dal caldo in campo. Nel frattempo che Rita si prepara, io e Dado andiamo a fare una dronata di questa spiaggia e vi facciamo vedere anche il trabocco dall'alto. È troppo caratteristico per rinunciarci. E dovrebbe ancora esserci il sole, quindi dovrebbe ancora vedersi un bel tramonto probabilmente. Tanto la facciamo qui davanti. Eh sì, ho ragione, si vede ancora il sole qua su. Noi la dronata la facciamo anche da qui. Pronti per ammirare il trabucco? Il trabucco. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. And I know there's so much more to this life, but it's hard to see it clearly. Yeah, I try my best, but nothing turns out right. God, I need you now so dearly, 'cause I've been running circles, trying to catch my breath. I've been Beh ragazzi, dronatina fatta, adesso torniamo in camper, aspettiamo che sia pronta anche Rita e poi passeggiata sino a Vieste, 20 minuti. Siamo pronti per andare a Vieste, peccato perché stavo chiacchierando con un ragazzo che aveva una navetta di un altro hotel, non l'avrebbe neanche potuto fare ma mi ha detto che mi avrebbe portato, ci stavo già chiacchierando, però Rita non era ancora pronta quindi ci tocca andare a piedi, ma I ain't got nothing left.